Allora, ho pensato di parlare un pochettino di, in generale, avevo voglia di esprimermi. Ci sono un sacco di persone che vedo fare dei video, parlare di quello che pensano, esprimere, sì, le loro opinioni, parlare di, non lo so, progetti, cose che stanno facendo, idee. Io diciamo che mi sto trovando che avevo un'idea, cioè ne ho avute varie, diciamo, a partire da febbraio-marzo. Le ho implementate, ho cominciato a cercare di sviluppare, vedere quali fossero valide. Molte erano valide. Una di queste mi sembra un gap reale. Vedo che si sta un po' chiudendo, nel senso che non c'è più il margine che c'era prima, ma secondo me è più un discorso percepito che diciamo la realtà dei fatti. Cioè, sembra che esistano già strumenti che ti permettono di fare e risolvere, diciamo, questa problematica che fondamentalmente è riuscire a consigliarti configurazione, large language model che gira sul tuo computer, queste robe qua. Però io vedo che parecchi di questi tool che esistono sono, sono predittori, diciamo, a loro volta, con regole approssimative, stime ugualmente approssimative e lavorano sul teorico. Il problema più grosso che vedo è che lavorano sul teorico. Non forniscono qualcosa di attendibile, di riproducibile, se non in ambienti isolati, diciamo. Appunto, non è realistico. E quindi cosa ho pensato di fare? Dato che... Allora, partiamo dalla fine che in realtà è l'inizio. Ho pensato di fare una cosa, pensavo sarebbe stato semplice, in realtà non era per un cazzo semplice, non è tuttora semplice da fare e pensavo l'avrei sviluppato nel giro di poco tempo e tutto il resto, soprattutto con gli strumenti che ci sono adesso. Ho detto sì, vabbè, tanto ho fatto il report, ho fatto il sistema che ho definito quali sono i parametri del sistema, sembrava funzionare tutto, poi quella, con, tutta, con tutto quel comportamento accomodante, diciamo, compiacente che hai nelle risposte tramite Claude, Codex, queste robe qua, fai fatica a determinare quanto sei vicino realmente all'implementazione, quanto risponde in maniera tra virgolette onesta, senza avere delle pezze, diciamo, per far funzionare le cose, perché il problema è anche quello: se tu fai un sistema che deve essere attendibile, deve essere verificabile, diciamo, deve essere grounded, cioè deve essere radicato profondamente in qualcosa che non è semplicemente sensazione, percentuali, più o meno. I forfait non sono accettabili, cioè se tu dai una risposta e un dato deve esserci un reasoning dietro, e questa cosa qua secondo me, cioè da quello che sto facendo vedo che è molto più complessa rispetto a quello che pensavo. E adesso mi trovo praticamente in una fase in cui pensavo che fondamentalmente era un prodotto rilasciato, pensavo già da 2 o 3 settimane che eravamo a questo livello, per non dico scaramanzia, forse, perché dato che ho il talk fra 2 giorni
mi sono trovato che ho detto cazzo, guardo il codice, cosa che finora non ho fatto perché ho detto vabbè, non è che c'è più una distinzione tra vibe coder e no, sostanzialmente, ma se fai design forte, architettura, gli dai un loop con i test, definisci quali sono gli use case da coprire, tutto il resto, bene o male, funziona. E... problema. Il problema è che in determinati casi non erano eh, a livello di codice, erano troppo forfait, diciamo. Sono partito da un qualcosa che era un oggetto molto grezzo, molto basato su quello che sentivo e delle evidenze, però con la velocità, con la voglia di avere un risultato immediato, no? Problema. Era quello che volevo evitare perché fondamentalmente quando ho costruito questo tool che ti permette di fare benchmark profiling, di capire che cosa gira effettivamente, come gira sul tuo computer, sul tuo hardware, eh, mi sono trovato che non, non c'erano dei tool validi, non riuscivano a... cioè facevano tutto sulla base di stima e questo era un primo problema, perché non riuscivo, non avendo esperienza, non riuscivo a capire il perché certi modelli mi dicevano che dovevano girare e non giravano come dovevano girare. Quindi c'era scritto deve starti completamente in memoria e non mi stava in memoria, mi andava sul RAM e quindi andava più piano, io non lo capivo e vedevo che andava più piano e dicevo cazzo, ma perché succede? Dopodiché un altro problema è stato eh, voglio il modello che cioè vedo che ha una determinata configurazione, la replico, non funziona. Vado su Reddit, leggo, consigliano di mettere quantizzazione della key value cache a 8 o a 8 e 4, però a volte funziona, a volte no, non capisco qual è il problema, non capisco perché va più lento rispetto alla configurazione base senza dargli nessun flag, diciamo, di configurazione custom. Eh, mm, fai fatica a fare troubleshooting, non hai realmente delle metriche di paragone perché ognuno ha la sua configurazione hardware, quindi non puoi dire da me funziona così, da te funziona in quel modo lì e quindi, cioè, da te funziona così e quindi da me dovrebbe funzionare nello stesso modo o viceversa, da me funziona così e quindi da te dovrebbe andare così, perché magari hai una GPU con un'architettura diversa, magari hai una scheda madre che cazzo ne so, ha un bus con qualche differenza, in realtà le PCI Express dovrebbero essere tutte uguali di banda, però insomma non lo so, ci sono delle piccole differenze che poi scopri perché ci sono un miliardo di hardware che sono diversi fondamentalmente, anche le memorie in base a il livello di frequenza, della velocità di frequenza, se hai una DDR4 a una DDR5, puoi avere DDR4 che va a 1600 MHz, puoi avere una DDR5 che lavora, che cazzo ne so, tipo 5000 e quindi hai una differenza prestazionale già consistente da quel punto di vista lì. Poi processori, anche lì, architetture vecchie, architetture nuove, ci sono parecchie variabili. E quindi diciamo all'inizio tutto quanto era stato pensato per risolvere un problema che era sul mio computer come cavolo posso far girare questi modelli che hanno un tot di gigabyte
diciamo di spazio che occupano, quindi mediamente diciamo tra 5, diciamo tra 2-3 giga fino a 8-9 giga. Non ho trovato una risposta, allora ho deciso di fare questo. All'inizio script in PowerShell perché io lavoro su Windows per adesso e c'è un po' di vento, giusto un pochino. Allora faccio lo script in PowerShell, appunto, lo costruisco con Opus 4.8, una cosa del genere. E mi trovo bene, fa 4 layer, diciamo, uno di pianificazione, uno di ama scoperta, diciamo, uno di discover, ama scoperta. Dopodiché faceva un plan dove stabiliva quali configurazioni automatizzare, come automatizzarle. Dopodiché faceva la parte di benchmark e poi il report. Molto semplice, molto liscio. Il problema è che era estremamente poco accessibile. Ho provato a fare a far fare. A far fare. Boh, che sia. Ho provato insomma a fare un, uh, un wrapper attorno al PowerShell script in modo tale che si installasse, fosse lanciabile da prompt o da PowerShell, e il risultato diciamo che è stato abbastanza pesante perché comunque dovevi lanciarlo con tutti i flag manualmente, devi ricordarti tutti i flag, diventa un tool molto, cioè volevo diminuire il, come si dice, il carico cognitivo, diciamo, delegato all'utente. Cioè l'utente non vorrei che fosse, cioè, un po' come sono stato io, ho detto ok, io non so un cazzo di sta roba, lo lancio e vorrei che fosse in automatico. Un tool che mi dice, che mi guida, mi consiglia e fa i test. Voglio delegare il più possibile questa cosa perché secondo me è molto deterministica, basata su hardware, per cui non ha senso avere tutta questa cosa che devi abilitare 1000 flag, provare, configurare, dire cosa vuoi fare esattamente. Cioè, il punto principale era delegare questa cosa. Allora, per il livello tecnico che ho io, andava benissimo quello che ho fatto, però poi ho visto sempre di più nei forum, l'ho visto anche negli ultimi 5-6 mesi ed è anche la domanda che mi bloccava nel provare i modelli locali era: quale cazzo di modello posso provare? La seconda domanda è stata: ma come faccio a farlo funzionare al meglio e come faccio a sfruttare al meglio l'hardware? Queste domande non ho trovato alcuna risposta che fosse universale. Non ho trovato una metodologia, o meglio, l'ho trovata a forza di testare, di provare, però questo è l'approccio da nerd enthusiast, quindi capisco che la maggior parte non gli piacciono questa cosa qua, poi non hai il tempo materiale di farlo perché se lavori puoi aggiornarti quanto vuoi, ma non puoi leggere una sfraccata di documentazione infinita, non puoi passare le tue serate, come ho fatto io ad esempio, a testare 1 miliardo di hardware diverso, cioè più che hardware, configurazioni diverse, lasciare il PC fermo 12, 24, 48 ore per fare i test, per vedere se emergono dei punti di conflitto, quali sono, poi capire come fare a sistemarli, poi fai i test, ti si bloccano perché hai un errore di locazione CUDA, perché hai il failure in fase di caricamento di un modello, perché come mi è successo ad esempio mandavo in quantizzazione la key value con una quantizzazione di 8 e 6 su Gemma ma è incompatibile, allora ti va in errore. Ci sono un casino di casi che vengono coperti adesso dal software che sto facendo ma che è ancora un prototipo,
e l'obiettivo sarebbe proprio quello di diminuire la frizione in ingresso, aumentare l'adattabilità tantissimo, che adesso sto riuscendo abbastanza a fare. All'inizio era molto dumb, diciamo, nel determinare cosa dovesse fare, perché all'inizio anche io avevo una conoscenza molto limitata, quindi dicevo vabbè, fai un context sweep, quindi carica sto modello, gli fai il test a 16, 32, 65, 131, 262 di contesto, 262.000. Fai tutti i test e poi dimmi come va l'eval, cioè la velocità di generazione dei token per secondo. Questa cosa ha funzionato bene più o meno fino a un certo punto, perché poi mi sono reso conto di altre cose, cioè ad esempio stavo cercando di rispondere a tante domande, ma in realtà avevo bisogno di rispondere a delle domande specifiche, è che non mi ero dato una direzione specifica, cioè qual è il modello migliore, qual è la configurazione migliore. La risposta è che dipende dalla situazione in cui sei, da quello che vuoi ottenere, da che risultato vuoi ottenere. Perché se tu hai bisogno di contesti lunghi, ad esempio, anzi, partiamo da una descrizione un po' più naturale, diciamo, in linguaggio naturale. Se tu hai bisogno di avere un modello che tiene in memoria tanti documenti, che elabora file lunghi, diciamo, di codice, documenti lunghi, quindi hai bisogno di spazio di memoria, allora lì hai bisogno di contesto. Se invece hai bisogno di un modello che ti risponde molto velocemente, l'esempio classico potrebbe essere una chat, ma non solo una chat inteso come chat GPT. Mettiamo anche che ad esempio vuoi avere delle interazioni a bassa latenza, multisessione, non c'è bisogno di avere molta memoria. Per esempio, se hai un'integrazione all'interno di un gioco o di un'applicazione in tempo reale e praticamente vai a scalare più sul parallelismo, più sul fatto di avere poca memoria magari, ma avere una velocità di generazione molto alta. La strategia cambia, perché l'obiettivo cambia, ok? E quindi diciamo che ci sono diverse categorizzazioni, diciamo, in un certo senso. Questo cosa vuol dire? Cioè, io quello che vedo in giro è che sono stati creati 30 miliardi di tool, bellissimi, per carità, esteticamente bellissimi, dietro c'hanno 20-30k di star su GitHub, vengono usati da tutti, se ne lamentano tutti perché non funzionano. Ti aiutano a fare discovery fondamentalmente, quindi a cercare modelli che più o meno vanno bene, dopodiché tu cominci a provare. Però questa è una nicchia che prova a usare i modelli e non riesce a cioè rimane una nicchia tech. Se vogliamo che questi modelli vengano utilizzati di più, diciamo in un certo senso democratizzare, diciamo, anche se è una responsabilità, è una parola molto ampia, l'accesso ai modelli open source, bisogna cominciare a diminuire la frizione. Allora, in parte Hugging Face aiuta su questo, perché apre al fatto che ovviamente hai accesso ai modelli, li puoi scaricare, è una figata, puoi fare sweep di modelli così con la loro interfaccia, il CLI, eccetera. Ti danno anche i tutorial per iniziare a integrarli con Python, quelle robe lì. Però è comunque tech, non hai quel layer che ti permette di dire io ho quel prodotto che ti consiglia quale modello tu devi utilizzare e ti dico anche la configurazione con cui utilizzarlo in base all'uso che ne vuoi fare. Sta roba qua non c'è.
hanno provato a farla, non c'è. Comunque adesso riprendendo il discorso, praticamente questi siamo a livello prototipo. Perché? Perché la complessità è stata appunto definire tutte quelle assi, quei vincoli, quelle intersezioni che ti permettono di capire dove, cioè, quale modello e perché dovresti usarlo. Cioè, delegare la agency a un utente in questo momento non c'è un tool che lo faccia in modo efficace. Perché anche facendo un esempio, ecco un esempio questo secondo me è molto importante. Guardando i modelli di frontiera, mettiamo, cioè io adesso ho un computer che ha 8 GB di RAM e 24 GB di RAM. Se io penso di far girare un modello di 120B sul mio computer, mi sembra un'idea sciocca, diciamo. Direi che è una cosa impraticabile a sensazione. Perché? Perché un modello da 120B tipo GPT OSS pesa 60 giga, quindi non ci sta in VRAM e in RAM, con una quantizzazione di MX, adesso non mi ricordo, MX NFP4 mi sembra, una cosa del genere, che è una delle migliori, insomma, eccetera. Praticamente non ci sta e quindi dico ok, non posso farlo girare. Perfetto, allora io ho fatto dei test e provo a farlo girare, vedo che gira in maniera, diciamo, va in modalità crawling, cioè va pianissimo, tra 0 e 1,5 token al secondo. Vado a analizzare come mai, scopro tutta una serie di cose e faccio qualche modifica, diciamo, cioè cambio da un supporto, un SSD, vado verso NVMe, provo a fare, non è streaming su disco perché non sono arrivato a fare streaming su disco ancora, ma lo faccio caricare da disco praticamente, in lettura e in scrittura chiaramente. Poi faccio girare il tool che adesso è un prototipo e praticamente da 0,7-0,9 token al secondo sono passato a più o meno 1,7, 1,9 solo passando a NVMe, quindi ha raddoppiato la velocità. Dopodiché, oltre a questo, ci metti il tuning del tool, che è Calibre praticamente il tool che sto sviluppando, e arriva a un 20-30% in più di performance, quindi arriva a 2,4-2,5 token al secondo, che non è veloce e usabile da chat, però è utilizzabile, tipo, diciamo, aspettando un pochettino hai un modello da 120B su un computer dove non dovrebbe girare. Se io vado su Hugging Face mi fa il dito medio, mi fa così, perché mi dice: guarda Ciccio che col tuo hardware, con la tua VRAM e i tuoi bellissimi 3 slot, i tuoi 3 banchi di RAM, ti attacchi il cazzo, perché non hai la capacità computazionale, non hai lo spazio di memoria per poter reggere dei modelli del genere sul tuo computer. Vi lascio immaginare la soddisfazione che c'è stata quando sono riuscito a farlo partire e ok, fin lì sono capaci tutti, perché comunque ringraziamo Jerganov e Lama CPP perché ti permette di fare paging da disco, eccetera. Ma oltre a quello, riuscire a caricarlo e a caricarlo in modo e dopo migliorarlo con cognizione di causa, dicendo ok, l'hardware è questo, questi sono i limiti, questa è la banda, adesso informandosi, capendo, cioè raddoppiare la velocità, arrivare a raddoppiare, poi sopra il raddoppiamento avere un 20-30% in più, cioè non è poco, tipo, è veramente tanto. Per cui adesso sto pensando anche di provare a far girare DeepSeek V4 Flash sul mio PC,
diciamo che ho scaricato, adesso al momento non ho una connessione accettabile nel posto in cui sono per poter fare queste prove, per cui ho scaricato una versione di DPCQ 4 di Antirez, ancora quella vecchia, diciamo, quando non c'era il supporto CUDA. Ho cominciato a lanciare Fable con GPT 5.6 sotto, a costruire, a partire da Dwarfstar 4, una versione customizzata per la mia configurazione, per cercare di tirar fuori tutto quello che riesce a tirar fuori, appunto utilizzando già l'architettura che è stata fatta comunque, per cui grazie anche a Antirez, che se no un cazzo che funzionava. Poi cos'altro? Il GLM 5.2, quello lì sarebbe da provare, ma anche lì non so, adesso mi sembra che siano 140 giga, forse no, forse mi sbaglio, forse sono 3 di 100 o 300 giga, quindi al momento è inaccessibile. Nel momento in cui ci sarebbe la possibilità di provarlo, proverò anche a fare streaming con quello, perché siamo a un altro livello. Non penso arriverà a un livello di performance come quello di GPT 120B, ma se dovesse essere così, faccio tanti cari saluti a tutti i sistemi chiusi che sto usando in questo momento, perché se riesco a sganciarmi sia per un discorso di costi, nel mio caso, ma anche per un discorso di dati e dipendenza, soprattutto a livello software, cioè vaffanculo. Ed è un po' questo il punto anche di quello che sto facendo. Cioè io è da aprile, da fine marzo, inizio aprile, che mi sto distruggendo su questo software, che sto facendo questa libreria utilizzando una quantità di token infinita, una quantità di ore infinita. È stato veramente, ci ho messo di tutto. A livello di metodo sicuramente non sono uno che ha 20-30 anni di esperienza in scrittura di DB e altra roba, insomma, cioè sistemi distribuiti e tutti gli altri cazzi colorati, unicorni. Però a livello di metodo, benchmark e rigorosità ci ho messo tutto quello che c'era disponibile e sta uscendo bene, solo che ci sta volendo un sacco di tempo perché è veramente complicato. Ci sono tanti chiavi di lettura, tanti livelli, però mi sta portando tante soddisfazioni. Il problema è che pensavo di metterci veramente di meno, invece ci è voluto un fottio di tempo e vedremo. Sono curioso di vedere la ricezione una volta che effettivamente faccio la release. Spero di riuscire a farla su Windows e Linux con supporto CUDA e ROCM almeno. Dita incrociate. Comunque per quello che sta uscendo adesso, secondo me spacca. C'è sempre un po' il trade-off di doverlo lasciare a macinare, diciamo. Cioè non è che è un tool di quelli che ti fa stima e quindi ti dice ah sì no aspetta puoi usare questo, puoi usare quello e in 5 minuti ti dà una risposta facile. Devi lanciarlo, aspettare che faccia le sue considerazioni, che faccia i suoi test, poi si vedrà insomma come va. Non è una cosa pronta e basta. Cioè, infatti, tra l'altro, cioè, trovo scandaloso. Avvii tipo LLM Fit e ti dice, ah sì, no, aspetta, GPTOS 120, wow, non puoi lanciarlo. Oppure gli togli il flag, lo metti in simulazione sul mio hardware e ti dice, non mi ricordo se dice too tight, e su altri modelli passa da essere too tight a essere good e ti dice una velocità di generazione che è il doppio di quello che dovrebbe essere. In realtà non è così, cazzo, cioè gira a 14 token al secondo se va bene
e tra l'altro poi con alcune configurazioni ha una degradazione devastante nella cache key value, che non viene neanche testata da nessuna parte, tipo, cioè proprio un disastro. Poi testi, dici cazzo, ma tutti dicono che va bene, lo provo, ma non funziona un cazzo. E o hai l'amico tech che ti aiuta su queste robe qua, oppure sei lasciato a te stesso. La roba che mi piacerebbe alla fine fare, oltre al tool di calibrazione, cioè che è nella roadmap in realtà, sarebbe fare la leaderboard pubblica, dove le persone vedono tutte le informazioni e possono decidere quale hardware comprare con testa, anche perché Nvidia praticamente ha devastato il mercato con le proprie schede, le vende solo in maniera chiusa, come sappiamo, a determinati gruppi, diciamo, che magari sono quelli che stanno sviluppando sistemi chiusi nel circuito statunitense, quindi vabbè, lasciamo stare lì il discorso politico, ma diciamo che c'è uno shortage devastante e i prezzi sono altissimi e l'hardware consumer può far girare modelli locali decenti di frontiera adesso. Si tratta di capire come farli girare, quale fare girare e ecco, ci siamo quasi comunque. Ci siamo quasi perché adesso, oggi, sto finendo la versione che determina qual è la build, la configurazione bilanciata per ciascun modello con le run specializzate. È stata veramente difficile da tirar fuori sta roba, porca miseria. E vediamo dove... Vediamo, sono curioso di vedere se... Io spero che la ricezione sia alta, al di là perché... Cioè, fa piacere dopo 8 mesi e sforzo sovrumano, secondo me, vedere riconosciuto tutta questa cosa, ma anche perché, cioè, spero veramente che aiuti persone là fuori, faccia un po' di, non dico education, ma almeno sappia guidare l'utente, renda le persone più consapevoli di quello che c'è già e di quanto in realtà si può sfruttare già quello che c'è, senza doversi sobbarcare cose e ti porti a casa già qualcosa di tuo, ecco, tenendoti i dati di... Ciao.